Ciao ragazzi, video aggiornamento della mia collezione. Vi faccio vedere i miei ultimi acquisti, sono DVD e Blu-ray, DVD soprattutto. C'è come al solito parecchio usato, ma anche qualche novità. Partiamo appunto con una delle ultime uscite DVD targata Sinister, Dovevi essere morta. Sono molto contenta di questa uscita, finalmente ha una distribuzione in Italia questo film che è rimasto inedito finora. Poi ho recuperato Jeepers Creepers 1 e 2. Come saprete il terzo capitolo è attualmente inedito in Italia, ma probabilmente lo comprerò import giusto per avere la saga completa, seppur sia di livello nettamente inferiore ai primi due a mio parere. Questo è un recupero di cui sono abbastanza contenta, The Dentist, che dovrebbe essere un fuori catalogo. Avevo solo il 2, quindi finalmente ho messo insieme la coppia. Questo è un import che arriva dagli Stati Uniti, Nightmare Shark. Allora, io da patita di film sugli squali e da fanatica di Nightmare ho visto questa cosa e ho pensato deve essere mia a qualunque prezzo. Infatti me la sono fatta mandare immediatamente dall'America e mi sembra una figata. Cioè, io ho un sacco di filmacci a tema squali, ma veramente tantissimi filmacci come Shark Exorcist, Sharkenstein, che sono molto fighi all'apparenza, come hanno il titolo figo e la locandina fighissima, e poi si rivelano essere delle ciofeche veramente che non sono quasi neanche divertenti, sono solo brutti. Ecco, questo ha diciamo un titolo semplicissimo, una locandina che devo dire non attira neanche l'attenzione, ma sembra una figata incredibile. Poi Critters 2, dovrei aver comprato anche il 3 o il 4, non mi ricordo. A questo punto credo mi manchi un solo capitolo per completare la saga. Questo è un thriller molto molto bellino a mio parere. Questo ho trovato questo pezzone incredibile, Dark City, che penso sia un fuoricatalogo notevole, quindi sono molto molto contenta, era da tanto che lo volevo in collezione. Qua ancora squali, Sharknado Saga. Voi ovviamente direte, ma come? Con tutti i film strani di squali che hai non avevi la saga di Sharknado? Allora, ce l'avevo sciolta, c'avevo 1, 2, 3, 4, poi ho il box con penso i primi 5 e l'ho ricomprata, quindi ho praticamente dei capitoli che ce li ho 3 volte, e ho comprato questo box perché è l'unica maniera per vedere l'ultimo film che è inedito in DVD singolo, quindi questo finalmente è il box definitivo, non se ne parla più, spero. L'imbalsamatore non è ovviamente un horror, però comunque mi interessava, è da un po' che volevo recuperarlo, quindi l'ho trovato usato e ho detto perché no. Poi ancora auguri per la tua morte. Questi sono i filmettini da cinema che io non disprezzo, anzi mi divertono abbastanza. Critters 2, no, è Critters 3, quindi a questo punto mi manca il 4 perché l'1 ce l'avevo già, ho recuperato adesso il 2 e il 3 e spero di trovare anche il quarto capitolo. Allora, Komodo vs Cobra. Io sono collezionista e amante del B-movie, e se c'è una cosa che mi fa impazzire sono i versus, e quindi questo è un altro pezzo che si va ad aggiungere alla collezione. Animali giganti che si combattono fra loro. The Tripper, questo è uno slasher, mi pare fosse una commedia horror abbastanza splatter, e praticamente c'è questo killer che se ne va in giro ad ammazzare la gente con addosso una maschera di Ronald Reagan. Poi Insaziabile, questo è un altro film che mi incuriosiva, credo sia più sul thriller, anche se comunque in realtà qua si parla di cannibalismo, quindi immagino che può interessare anche un amante dell'horror. E mai visto, questo lo vedrò sicuramente a breve. Poi questo qua non so da dove sia spuntato, Thanos l'inizio. Ora, noi tutti conosciamo Thanos, quello uscito un paio d'anni fa. Questo non avevo assolutamente idea che esistesse. Killer in viaggio. Questo non è un horror, è una sorta di commedia nera all'inglese. Io adoro il regista Ben Wheatley, che è lo stesso che ha fatto Kill List e I Disertori, ha fatto un altro film anche recentemente che non l'ho ancora visto, e questo a me piace molto, quindi ho voluto recuperarlo per completezza. Poi altri filmetti da cinema, Unfriended, questo l'ho già visto, devo recuperare Unfriended Dark Web, e Life Out, tratto dal cortometraggio fichissimo, film a mio parere abbastanza una
filmetto per ragazzini, insomma. Questo è stato una bella botta un bel colpo di fortuna. The Hitcher, doppio disco. Credo che questa edizione sia diventata ormai rara e quindi sono molto contenta, anche perché avevo il remake e ci tenevo ovviamente a recuperare l'originale. Irreversible, anche questo ovviamente non è un horror, però comunque è un film abbastanza estremo da rientrare nei miei gusti. Questo devo cambiarci la copertina. Questa è l'ululato. L'ululato mi piacerebbe recuperare tutta la saga. Io mi sono fermata a vederlo penso al 6, il 6 credo. Ci sono ormai tantissimi capitoli che sono rari da trovare, quindi probabilmente se recupero la saga mi compro un box tedesco o inglese, insomma. Però intanto ho trovato il primo, quindi molto bene. Uscita recente, sempre Sinister, Scuola di Mostri, è una nuova edizione e questa l'ho presa al volo perché mi sono lasciata sfuggire quella precedente che è andata polverizzata, ma anche questa secondo me tempo qualche mese, forse anche già adesso, non si troverà più perché la stanno comprando tantissimi e io quindi mi sono accaparrata la mia copia appena è uscita. E questo è un film bellissimo, un film, non li fanno più i film così perché comunque questo era un film destinato a un pubblico di ragazzini, ma in realtà c'erano delle scene veramente toste per un pubblico di ragazzini. Così sono quelle commedie horror adolescenziali anni 80 che purtroppo adesso non credo potrebbero più farle. Per quanto riguarda DVD e Blu-ray è tutto, ma vi faccio vedere anche un altro paio di cosette che mi hanno regalato qualche giorno fa. Io allora non colleziono VHS, però se mi capitano le tengo, visto fino a quando c'è posto. Io sono un'accumulatrice di tutto ciò che ho horror, quindi vabbè. Allora, mi hanno portato Ghoulies e anche Ghoulies 2. Sono entrambi usciti in DVD per quadrifoglio. Mi hanno detto dalla regia che nella custodia di Ghoulies 2 in realtà c'è il terzo film. Questo spiegherebbe la strana ambiguità del titolo, perché Ghoulies 2, sottotitolo Principe degli scherzi, in realtà questa cosa del Principe degli scherzi è riferita al terzo film che è ambientato dentro un college dove gli studenti si fanno questi scherzi. Non c'entra nulla effettivamente con il secondo film che è ambientato in un Luna Park, quindi sicuramente hanno fatto il casino la distribuzione italiana. Strano. Night Terrors di Tobe Hooper con Robert Englund nella parte il marchese de Sade. E poi mi hanno portato questi due VHS, Troll e Trolls 2, film di cui io voglio assolutamente il box Midnight Factory, che recupererò a breve. Ok, questo è il bottino dell'ultimo periodo. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se c'è qualche uscita recente o prossima che potrebbe interessarvi. Io vi mando un saluto e al prossimo video. Ciao! È un film che io amo in tutte le sue adorabili ingenuità e posso dire che è anche un po', diciamo, il mood della mia vita. Ogni volta che suona la sveglia la mattina io penso, cazzo, ma non potevo essere morta